Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale. Sono in direzione di un tratto di roccia con fondale sabbioso per una pescata a fondo notturna. Starò qua tutta la notte in cerca di qualunque grufolatore, sperando anche in qualche bella orata. Oggi è la tipica giornata estiva, fa un caldo allucinante, c'è un vento termico molto teso, più forte del normale. Questo complicherà non poco la mia azione di pesca iniziale. Il vento sicuramente, essendo termico, andrà a sparire durante la notte, ma dato che è molto forte ho paura che potrebbe fermarsi anche molto tardi, tipo alle 11 o se non addirittura a mezzanotte. Sicché diciamo che le prime ore di pesca non saranno molto tranquille. Guardate qua, il vento termico è talmente forte che ha intorbidito un pochino l'acqua, sembra quasi una mareggiatella. Fortunatamente c'è anche una bassa marea molto marcata. Guardate quanto è ritirato il mare rispetto al normale, in genere l'acqua, non l'onda ma l'acqua arriva proprio qua. Non so se questo mare sarà d'aiuto per attivare i pesci, ma io lo spero. Inizialmente giocherò in difesa, ho orientato le canne diagonali rispetto alla costa in favore del vento in modo da non avere troppa pancia durante l'azione di pesca. Non appena il vento calma, cosa che potrebbe succedere anche a notte fonda, cambierò l'angolo di lancio, ma valuterò secondo la situazione anche se spostarmi, perché questa non è la zona dove volevo venire inizialmente, ma sono stato obbligato a venire qua a causa del troppo vento. Mi do subito alla preparazione dei terminali, anche se il tramonto è lontano, voglio iniziare a pescare immediatamente. Sapevo che avrei trovato tutto questo vento e sono venuto prima apposta perché voglio anche capire se smuove un po' di pesce anche con la luce oppure è solamente deleterio. Userò terminali da 90 cm dello 0,28, un amo del 12, forse è un pochino piccolo per il bibi, ma per me metto questo. Cioè sono in scogliera da appena 10 minuti e guardate qua che confusione ho fatto, sembra esplosa una bomba. Mi sono portato anche dei terminali per il granchio, perché a seconda di come andrà la nottata, di com'è la situazione, valuterò se innescare qualche granchietto durante l'alba. Per i primi lanci ho scelto dei bibi un po' marci, un po' andati, poi non appena si avvicinerà il cambio di luce metto qualcosa di più fresco. E due. Vai! Eccola! Attenzione, sfrizionata in diretta! Doppia sfrizionata ma non c'è rimasto. Quindi beh, direi che qualche pesce al giro almeno c'è, almeno questo. Adesso controlliamo un po' lo stato dell'esca. Beh, l'esca presenta solo qualche piccolo morsetto, non so se era un pescetto o qualcosa di più sostanzioso, a volte sono proprio i pesci piccoli a fare le partenze più decise. Non mi resta che rilanciare e sperare che ci torni. Che furfante, ha mangiato proprio mentre ero distratto, ma non me ne volete perché ero in pesca da 30 secondi. Prepariamo anche la canna per i serra, non la lancerò subito però è meglio averla pronta per dopo. Bellini i miei terminali già pronti. Devo fare una fusione su questi terminali perché a uno mancavano delle cose che aveva all'altro e viceversa. Eccoci qua, cavetto in acciaio con doppio amo di cui uno scorrevole e montatura pig con piombo da 100 grammi. Questo è un innesco classico a salcicciotto, per ora mi mantengo su inneschi piccoli, ma poi di notte ingrandirò il boccone. Sto lasciando la frizione aperta, anche se lo considero un errore a serra, perché
Con il treppiede anche una minima trazione di un pesce di 1 chilo ribalterebbe tutto. Quindi preferisco rischiare la slamata sulla partenza, ma almeno non ribalto e rompo le canne. Ah no, eccolo, di qua, è di qua il pesce. Vediamo se ci torna. Eccolo. C'è. Sì, c'è. Wow. Si tira una bella impuntata. Però non so se era solo arrabbiato. Comunque, diciamo che le testate sono discrete. Beh, no, un po' di sostanza c'è. Eccola, partita anche quest'altra canna in contemporanea. Si stanno attivando i pesci al tramonto. Lo lascio mangiare un pochino. Vai. Ferrato anche qua. Sembra un'altra dorata. Probabilmente è passato un branco. Sta lasciando tirare, però a un certo punto si è impuntata. Sfogano sul finale questi pesci. Pesce decisamente più sostanzioso. Eccola qua. 2 orate in contemporanea. Una è molto più carina, molto più carina, quindi trattengo questa più bella. Questo è un pesce sul mezzo chilo abbondante e rilascio questa più piccola. Eccoci qua. Vai. Eccolo qua. Credo proprio sia arrivato il momento delle starlight. Ormai non ci si vede quasi più. Sta mangiando di nuovo, ha dato una bella tirata sulla canna dove aveva già mangiato in precedenza, eccola. Ecco perché scapocciava tanto, è stata proprio presa in punta di labbro. Mi ha distrutto il bibi, è un mezzo miracolo non si sia slamata. Orata non grossa, ma comunque una taglia da filetti. Eccola. Non capisco se è grosso. All'inizio si era bloccato. Ecco, si è di nuovo impuntato. Però non sento testate, non sento nulla. È molto strano. Sì, è molto strano questo pesce. Non so che dire. Non si stacca dal fondo.
sul fondo. Adesso capisco. La razzotta. Spiegano sempre, anche carina. Pesava tanto, non dava fissate e tanto si puntava. Eccola qua, guardate che carina. Inizialmente mi ha fatto sperare una bella spigola perché non sentivo capocciate, sentivo tanto peso, nuotava, ma invece no, non era una spigola. Ho molta simpatia per le razze, quindi la libero immediatamente. Mi fa anche con forza, guardate qua. Guardate qua che razzotta. Che pesci assurdi. Questa volta c'è rimasta però. Si è slamata precisa a terra, questa è la stessa taglia della prima che ho rilasciato e anche lei farà la stessa fine. È appena terminato il tramonto, adesso è buio completo e praticamente in neanche un'ora, penso in 40 minuti, ho fatto fuori una scatola di viti. C'è un'attività allucinante, c'è tipo qua davanti a me uno sciame enorme di orate che vanno penso dai 3 al mezzo chilo. Se continuo di questo passo rimarrò senza esche, ma non è un grosso problema perché la scogliera è piena di granchi. Adesso è il primo momento da quando iniziava a calare il sole che ho un minimo di tranquillità. È pieno di oratelle, ma la canna a serra per ora non si è mai mossa. Proverò a ingrandire un po' il boccone, vediamo se ci sono anche loro a giro. No amici, è successa una cosa assurda, cioè stavo recuperando la canna con il trancio e sentivo peso, però era chiaramente qualcosa di inanimato e guardate qua che è venuto fuori. Ma è un pagurone esagerato, Paguro Bernardo, preso non preso per il paguro, ma per l'anemone che si porta dietro, e ha pure ingoiato tutto. Ora voglio vedere come faccio a slamarlo. Guardate qua che è gigantesco. Questa è la prima volta per me che piglio un affare del genere. Guardate che bello. È rosso fuoco, è bellissimo. Sarebbe un ottimo innesco, ma mi fa un pochino pena. Mi sta pure simpatico anche lui, come le razze. Quindi ora cerco di slamarlo. Cerco di staccarlo più che altro dall'anemone e lo rilascio. No, vi voglio far notare come l'anemone abbia spolpato completamente. È rimasta solo la pelle, il trancio di cefalo, che è pure carne dura, ma guardate qua, l'ha ripulito completamente. Ti metto qua, penso sia in grado di ritrovare la retta via. Eccolo qua, direttissimo. È bellissimo. Lo do per la migliore cattura della serata finora. Ciao ciao. Mega spiombata in atto. Vediamo un po'. Vediamo cosa regala questa spiombata. Se regala qualcosa, Questa è una mangiata dopo un quarto d'ora, 20 minuti di calma. Attenzione, non è un'orata ma una bellissima mormora. Guardate qua, questa è anche un'ottima taglia.
guarda che salcicciotto. Perfetto. La perfezione. Ne poso una e ne chiappo subito un'altra. Ha un sarago. Non è neanche piccolissimo, eppure non ha tirato per niente. Strano, forse probabilmente ha l'amo in gola, o peggio ancora nello stomaco. Ormai anche questa è diventata una pescata multispecie. Sto iniziando ad amare questa scogliera, ha pure l'angolino per lavarsi le mani. Cioè c'è i pesci, è comoda, si pigliano i paguri e io ci piazzo le tende qua. È partita alla grande questa. Sembra un bel pesce, ma non ne sono così sicuro perché adesso sta venendo. Però ha fatto una partenza da serra allucinante. Ma che pesce è? È uno squalo. Che squalo è? Ma dai, non l'avevo mai preso questo. Allora, non sono molto sicuro sulla specie. No, non avevo mai preso questa specie in vita mia. È uno squaletto, non sono sicuro, non mi sbilancio per ora sulla specie, ma è la prima volta che lo prendo. Non è grosso ovviamente, ma è uno squalo. È ufficialmente uno squalo. Voglio riprenderlo per bene, così lo identifico con calma a casa e poi ovviamente tornerà in acqua. È molto simile al gattuccio, ma ovviamente non è un gattuccio. Non ha i denti, ha le placche. Ha l'amato sul labbro, quindi sarà semplice da slamare. Calmo, calmo ragazzo. Lo metto qua dove posso gustarmelo, ripartire. Non credo ci sia bisogno di ossigenarlo. Vai. Stavo per dire finalmente un momento di calma e invece no, è arrivato lo squalo. Molto interessante stasera notare come sul trancio si prendono i paguri, mentre sul bibi arrivano gli squali. Allora mi sono documentato e quello squaletto dovrebbe essere un palombo, correggetemi se sbaglio. Allora, a mezzanotte i pesci sembrano entrati in pausa, si è fermata l'attività, verrebbe quasi da dire fortunatamente, spero di avere il tempo di fare uno spuntino in pace. Ecco, proprio ora è andato giù un pendolino, tanto il sugo è appena messo, dovrebbe resistere un po'. Aggiungo anche un po' d'acqua per sicurezza e vado a controllare di là. Arrivo. Questa è spiombatona. Eccola. Si è slamata anche questa. Era un'altra oratella molto probabilmente perché scappucciava bene, ma si è slamata dopo la ferrata. Corro a ricontrollare il sugo. Spero le signorine non disturbino adesso. Questa pasta mi sembra aver fatto un bel lavoro. Attenzione!
Questo è avvenuto mentre mangiavo, non ho sentito la canna. Guarda là, queste non c'erano prima. Questo è il chiaro attacco di un serra. Perso. Canna per il serra di nuovo in pesca. Comunque era partita alle 2 di notte. Vi rendete conto che orari assurdi hanno sti pesci? Oh, c'è qualcosa qua. Eccolo qua, c'è il serra. È un bel serra? O sbaglio? Non sento saltare, non sento testate, è un po' strano. Attenzione, grossa delusione. Oi oi, pure grossa. Murena sulla sabbia. Ma pensate. Però voglio vedere come la salamo con 2 ami. Andate. Attenzione, mangiata notturna. Ha mollato, gli sta ancora dando. Eccolo, sì. C'è rimasto. E infatti non è un'orata ma una mormora. Quanto sono belle. Che bel pesce la mormora. Inizio a sentire il bisogno di caffeina. No, non mi dire altra murena. Credo di aver preso un'altra murena con il trancio. Vanno a giro per la sabbia, sono tremende. Attenzione, oddio, aiuto. Aiuto. Ferma. Hai sbagliato direzione. Guardate che polpessa, questa è veramente la notte della biodiversità. Sto prendendo di tutto. Ogni volta tiro su una specie diversa. Credo sia una polpessa molto grossa per la sua specie. Cioè, ha dei tentacoli, saranno 1 metro. Adesso la riporto nel suo ambiente. Questa ormai è battezzata la rampa di lancio dei rilasci. Adesso ha capito dov'è il mare, guardate come piglia il via. Eppure un granchio si sta avventando contro la polpessa. Questo granchio è un bullo veramente numero 1. È un po' confusa. Sì, decisamente confusa. Ok, andate. Sono passate le 3, ormai la notte è praticamente finita visto che albeggia prestissimo. Da notare che nella prima parte della nottata, fino a che c'era vento e onde, i pesci erano attivi se non attivissimi, mentre non appena è spianato tutto e si è calmato il vento si sono praticamente fermati. È rimasto veramente poco e soltanto catture alternative, diciamo. Tengo un altro po' le esche in acqua, poi gli faccio un ultimo cambio, magari aggiungo anche un granchietto per prepararmi all'alba.
Bene, ci siamo, un'altra nottata in scogliera giunge al termine. Stranamente non sono stanco, mi sento abbastanza energetico, probabilmente crollerò completamente appena arrivo a casa, anche se le occhiaie della notte insonne si fanno vedere. È stata una nottata veramente divertente, anche se non ci sono state taglie importanti, c'è stata una biodiversità assurda e ci sono stati momenti con un'attività fuori dal comune. Sicuramente questa è una tra le pescate con più biodiversità che abbia mai fatto. Ogni volta che dico biodiversità mi viene in mente Fishing Biodiversity. Ciao Andrea! Comunque le canne sono ancora in pesca, anche se mi sembra inutile perché quest'alba si sta rivelando veramente sterile. Darò una pulita al pescato, continuerò a tenere le canne in pesca, ma ho talmente poca fiducia ormai che vi saluto adesso e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!